Ciao a tutti, oggi rustici di pasta sfoglia semplicemente deliziosi con ricotta, prosciutto cotto e spinaci. Andremo a prepararli in due versioni. Vieni con me in cucina, facciamoli insieme. Ma prima di iniziare con la ricetta ti ricordo che il mio primo libro è disponibile su Amazon, nel sito Impremix dell'editore, negli store online e in tutte le librerie. Trovi i link di riferimento nella home del canale e nell'info box sotto il video. Grazie a tutti. Sminuzzo 150 g di prosciutto cotto. Una volta pronto lo inserisco nella terrina. Trito con il coltello 100 g di spinaci già sbollentati. Li metto nel prosciutto cotto. Aggiungo 250 g di ricotta, 50 g di parmigiano reggiano e mescolo bene il tutto. Srotolo la pasta sfoglia sul piano di lavoro e la divido in 8 rettangoli uguali. Pratico dei tagli obliqui su metà del rettangolo. Metto nella parte del rettangolo intero un cucchiaino abbondante di composto. Ora chiudo i rettangoli sigillandoli bene sui bordi. Sistemo i fagottini sulla teglia da forno rivestita con carta forno e li spennello con un uovo sbattuto. Ci lascio cadere dei semini di papavero oppure dei semi di sesamo, ma puoi lasciarli anche al naturale se preferisci, e posso infornare nel forno già caldo, statico a 200 gradi per 20 minuti. Ed ecco i rustici pronti, sono semplicemente meravigliosi. Adesso preparo l'altra versione. Srotolo un rotolo di pasta sfoglia sul piano di lavoro e la divido in due parti uguali. Sistemo all'interno di ogni striscia il composto preparato e poi lo chiudo bene, formando due rotolini. Li avvolgo nella carta da forno e li metto nel frigorifero per 20 minuti, così andrò a tagliarli meglio. Dopo 20 minuti posso tagliarli. Prima li spennello con l'uovo sbattuto, poi ci lascio cadere dei semini di papavero e li taglio in pezzetti tutti uguali, della lunghezza di circa 3 cm. Li sistemo nella teglia da forno e posso infornare nel forno già caldo, statico, a 200 gradi per 15 minuti. Ed ecco le due versioni dei rustici di pasta sfoglia. Sono semplicemente fantastici, facili da fare e buonissimi. Ciao e alla prossima ricetta!